Benvenuti anche oggi nel mio angolo creativo. Io sono Rosa Parlato Crochet e oggi insieme andiamo a realizzare questa bella mantella, una mantella veramente particolare, sfumata in questi colori molto delicati del soft mohair, una lana della Filati 3 Sfere ricca, veramente ricca di sfumature, bellissima, che potete acquistare tranquillamente. Nel box informazioni. Io vi metto il link per acquistare questo filato. Andiamo a vedere un po' più da vicino la lavorazione. Questa mantella è stata veramente semplice da realizzare. Allora, come potete vedere, io qui ho piegato, vedete, l'apertura in modo da poter realizzare come se fosse un pochino di collo. Però, come vi spiego nel tutorial, potete anche fare questo collo un po' più abbondante, se vi dovesse piacere, insomma, un collo che si alza un po'. Io l'ho leggermente piegato per l'effetto che fa la lana. La lavorazione, vedete, è una lavorazione traforata, perché vista la pelosità che ha questa lana, io ho preferito non fare un lavoro troppo pieno. Come potete vedere, vi faccio vedere la lavorazione, vedete, semplice, è un rettangolo ripiegato, vedete, quindi anche per le principianti è una lavorazione veramente molto semplice, quindi consiglio di provare a realizzarla anche con altri materiali. Può essere realizzata chiaramente, ma consiglio un materiale molto morbido. Ecco perché il mohair si è presentato veramente benissimo per questa lavorazione. Io ho usato circa 200 grammi di filato, però vi consiglio di non prendere giusto il filato, insomma di prendere sempre un po' di filato in più. Se acquistate da 3 Sfere non avete questo problema, perché 3 Sfere vende a un prezzo vantaggioso, vendendovi proprio la composizione da 4 gomitoli, 4-5 gomitoli, adesso non ricordo bene la composizione. Quindi io vi consiglio veramente di provare questa lana, magari potete anche realizzare la borsa in abbinamento, così insomma da fare veramente un outfit unico, insomma particolare. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella in modo che ogni volta che io pubblico un tutorial vi arrivi la notifica. In più, se vi fa piacere condividere con me le vostre creazioni, iscrivetevi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube. Detto questo, passiamo al tutorial. Allora ragazzi, anche per la mantella andiamo a lavorare col soft mohair. È un filato veramente molto morbido. Io nella premiere del 1° novembre vi spiego insomma un po' le caratteristiche di questa lana. Ovviamente è una lana che è molto elastica, quindi veramente per le lavorazioni si presta benissimo. Vi ho realizzato anche il tutorial della borsa, quindi nel box informazioni vi metto il link. È un filato sempre della Filati 3 Sfere, quindi nel box informazioni io vi metto anche il link per poterlo acquistare. Allora, per la realizzazione di questa mantella io ho utilizzato circa 200 grammi di filato, ok? Quindi calcolate che per le misure che vado a realizzare io sono 200 grammi. La misura è una misura, diciamo, taglia unica, se così la vogliamo chiamare. È chiaro che laddove abbiamo una costituzione molto più piccolina, allora andremo praticamente solo a restringere quello che è l'apertura del collo, però più o meno la misura delle spalle è standard, ok? Quindi, però se volete una mantellina un po' più stretta, è chiaro che mettete su meno catenelle, insomma questo è più o meno il criterio, però è una misura più o meno unica. I gomitoli sono da 100 grammi, quindi se volete realizzare la mia stessa misura vi occorreranno 200 grammi. Io consiglio sempre però di mettervene un po' in più, quindi 2 gomitoli 200 grammi, magari ne prendete 3 per sicurezza, oppure se dovete farla più piccola allora siete tranquilli che 2 vanno bene. Iniziamo con un numero di catenelle dispari. In questo caso, mentre per la borsa abbiamo lavorato con il 3,5, per la mantella andiamo a lavorare con l'uncinetto 5,5. Quindi, come vi ho spiegato spesso, per le borse andiamo sempre a restringere la nostra lavorazione. Quindi mettiamo su un totale di 157 catenelle.
Quindi noi dobbiamo avere sempre 157 maglie alte durante la lavorazione. Quindi io ho messo 157 catenelle e ne lavoro, vedete, altre due perché saranno la prima, vedete, maglia alta. Quindi questa è la 157esima catenella più altre due. Filo sull'uncinetto, entro nel prossimo e lavoro la prossima maglia alta in questa maniera qui. Filo sull'uncinetto, entro e lavoro un'altra maglia alta. Quindi lavoreremo per il primo giro delle semplici maglie alte. Ricordate che se anche volete fare la lavorazione più piccola e più grande, dovete sempre mettere su delle catenelle dispari, più 2 per la prima maglia alta. Quindi adesso andiamo a proseguire, vedete, lavorando delle semplici maglie alte in ogni punto, fino ad arrivare chiaramente alla fine della nostra riga. Quindi andate a proseguire. Arrivo quindi, vedete, nell'ultimo punto. Allora vi raccomando di contare, quindi andate a contare, dovete avere 157 maglie alte, o se la fate più piccolina dovete avere comunque un numero dispari, ok? Ora, fatto questo, andiamo a lavorare il punto traforato. Quindi io lavoro 1 e 2 catenelle, perché adesso la prima maglia alta la farò sempre di 2 catenelle, in modo che il lavoro non slabbri troppo nei lati, più un'altra catenella che sarà la catenella distanziatrice, quindi 3 catenelle. Giro il lavoro. Adesso vedete, qui è dove ho la prima maglia alta di 3 catenelle, salto un punto, quindi salto questo punto, entro nel prossimo e lavoro una maglia alta in questa maniera qui. Adesso una catenella, salto il prossimo punto, quindi filo sull'uncinetto, salto questa maglia e entro nella prossima e lavoro un'altra maglia alta in questa maniera qui. Di nuovo una catenella, salto il prossimo punto, quindi salto la prossima maglia alta. Vedete, noi allargate il lavoro per capire bene, dovremmo lavorare qui, invece entriamo nel prossimo, quindi saltiamo una maglia alta tutta la riga, salteremo una maglia alta e in quella dopo lavoreremo la maglia alta, quindi una catenella, filo sull'uncinetto e di nuovo vedete la prossima maglia è questa, la saltiamo e entriamo nella prossima e di nuovo una catenella. Quindi andiamo a lavorare in questa maniera, vedete, creando il punto traforato. Quindi una maglia alta, una catenella, saltiamo una maglia alta e nella quella dopo andiamo a lavorare. Quindi andiamo a proseguire così per tutta la riga. Arriviamo, vedete, nell'ultimo punto. Quindi lavoriamo la catenella, chiaramente. Qui abbiamo, vedete, la maglia alta da saltare se abbiamo lavorato correttamente e sulla terza catenella entriamo e lavoriamo l'ultima maglia alta di questa riga. Ed ecco qui, vedete, la lavorazione. Adesso ovviamente la lavorazione traforata sembra restringere un po' il lavoro, però poi con la lavorazione delle maglie alte il lavoro ritorna perfetto. Adesso 1 e 2 catenelle che saranno la prima maglia alta, filo sull'uncinetto e lavoriamo nella catenella subito, vedete, quella catenella che viene subito dopo la nostra seconda maglia alta. Adesso abbiamo la maglia alta, filo sull'uncinetto e lavoriamo la maglia alta. Quindi adesso andiamo a lavorare un giro di maglie alte completo su ogni punto, quindi sia sulla catenella che sulla maglia alta. Quindi qui abbiamo la catenella e lavoriamo la maglia alta. Qui abbiamo una maglia alta e lavoriamo una maglia alta. Quindi adesso andate a lavorare le maglie alte sia sulla catenella che sulla maglia alta fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivo, vedete, alla fine della riga. Adesso qui dobbiamo ricordare che le 2 catenelle sono una maglia alta e la terza catenella è la catenella distanziatrice. Quindi filo sull'uncinetto, lavoriamo un'altra maglia alta sulla catenella, quindi sulla terza catenella, e un'altra maglia alta, vedete, sulla seconda, quindi 1 e 2, così.
E così abbiamo terminato la terza riga. Andate sempre a contare le maglie, che devono essere 157 nel mio caso. Quindi se avete messo delle maglie, delle catenelle diverse, sempre dispari, andate sempre a contare. Così evitate, se magari avete fatto un punto in più o un punto in meno, di dover disfare dopo il lavoro. Quindi adesso andiamo con la seconda riga di punto traforato. Quindi 1 e 2 sarà la prima maglia alta, più la catenella distanziatrice. Quindi giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, saltiamo, vedete, un punto e nel punto subito dopo lavoriamo la maglia alta. Di nuovo una catenella, saltiamo la maglia alta e nella prossima lavoriamo una maglia alta. Una catenella, saltiamo una maglia alta e nella prossima lavoriamo la maglia alta. Una catenella e di nuovo saltiamo la prossima maglia alta e in quella dopo lavoriamo una maglia alta. Una catenella e così via per tutta la riga. Quindi andiamo a ripetere quest'altra riga alla stessa maniera fino alla fine. Arrivo, vedete, di nuovo alla fine della mia quarta riga, filo sull'uncinetto, ho realizzato la catenella, devo saltare, vedete, la maglia alta e qui ho la prima maglia alta di 2 catenelle, entro nella seconda 1 e 2 e lavoro l'ultima maglia alta per questa riga. Ecco qui, vedete che la lavorazione si vede bene. Adesso non dobbiamo fare altro che andare a proseguire alternando sempre un giro di maglia alta e un giro di punto traforato, un giro di maglia alta e un giro di punto traforato. Quindi di nuovo iniziamo la riga con 2 catenelle che saranno sempre la nostra prima maglia alta, giriamo il nostro lavoro e adesso vedete dove ho la catenella lavoro la seconda maglia alta, dove ho, vedete, la maglia alta lavoro la maglia alta. Quindi in ogni punto, vedete, lavoro le mie maglie alte. Ricordate sempre di contare i punti alla fine di ogni giro di maglie alte, ok? Così evitate, insomma, di sbagliare la lavorazione successiva, perché poi magari se mettete meno punti o più punti o saltate qualche punto non vi trovate. Quindi adesso andiamo a proseguire alternando sempre un giro di maglia alta, un giro di punto traforato, un giro di maglia alta, un giro di punto traforato e così via. Io adesso vado a lavorare e poi vi dico quante righe ho realizzato e quanti centimetri sono. Allora ragazzi, io ho proseguito, come potete vedere, per un'altezza di 28 righe, che in centimetri sono 43 centimetri. E la lunghezza, quindi la larghezza, diciamo, perché facciamo altezza e larghezza, è un totale di 1,35 m, più o meno sono la stessa lunghezza della catenella, perché noi andiamo a mettere su una catenella di 1,30 m, ovviamente con la lavorazione, lo sapete, la lana slabbra sempre un po' e quindi si è allungata di circa 5 cm. Adesso fatto questo, ovviamente voi se volete una mantella che vi copra di più, quindi sia un po' più lunga, dovete andare a proseguire, ok? Altrimenti adesso andiamo praticamente a chiudere, quindi sovrapponiamo sul rovescio, quindi decidiamo qual è la nostra parte del rovescio così, e dobbiamo andare a lasciare un'apertura ovviamente per il collo e le spalle e il resto verrà cucito. Un'altra cosa importante che ho fatto, vedete, quando vado a completare le righe, vi faccio vedere, io completo le righe, un'altra riga, vedete, faccio 2 righe per il lato superiore a maglia alta, quindi ho fatto il punto traforato, ho fatto una maglia alta, ma ne faccio ancora un'altra. Potete farne ancora un'altra se preferite che il lato superiore sia un po' più chiuso, diciamo così, ok? Io ho fatto 2 righe, voi andate a decidere se volete qualche riga in più, insomma più chiusa, che tenga il lavoro ovviamente un po' più stretto. Allora ragazzi, io vado a lasciare un'apertura, vedete qui, quindi vedete ho piegato a metà, quindi la parte che abbiamo chiuso, quindi la parte chiusa, andiamo a misurare un'apertura di circa 30 centimetri,
che praticamente sarà un'apertura proprio per le spalle e per il collo. Ovviamente se la volete più stretta potete sempre andare a restringere la vostra apertura. Io faccio un'apertura del genere, poi indossata, come avete visto, insomma, rende bene. Ovviamente adesso con un filo da lana andiamo a chiudere, vedete, questa parte e la chiudiamo in maniera precisa, quindi andando su ogni punto frontale. Quindi ragazzi, vedete, qui ho praticamente le 2 righe di maglia alte come vi ho spiegato. Adesso io qua ho la maglia alta, vedete, qui che ho chiuso il punto, entro con l'ago e vado ovviamente nella parte frontale. Anche qui andiamo a individuare la maglia alta, quindi il punto della maglia alta, e iniziamo a cucire. Ovviamente poi dopo andremo a capovolgere la lavorazione, ok? Adesso vedete, dietro abbiamo l'altra maglia alta, io entro così sul punto della maglia alta e qui abbiamo la seconda, quindi questa, vedete, è la prima, questa è la seconda e andiamo sopra così. Magari adesso la pelosità del filato non vi fa vedere bene, però vi assicuro che insomma è semplice. Adesso vedete, con il filo io sono qui, ok? Quindi sono qui, il prossimo punto vedete è questo, quindi frontalmente vado ad individuare il prossimo punto e vado a cucire. Quindi sono delle semplici cuciture, niente di complicato. La stessa cosa di qua, vedete, allora questo è il punto che ho appena cucito, entro in quello dopo e poi in quello frontale, quindi se ho cucito questo vado in quello frontale che è questo. Ovviamente in telecamera magari è più difficile, però vi faccio vedere che da vicino è semplice. Questo è il punto, vedete, che ho lavorato, vado in questo dopo, frontalmente individuo quello dove già sono entrata che è questo e vado in quello frontale. Ok, quindi andiamo a fare questo tipo di cucitura fino ad arrivare dove abbiamo messo il marcapunti. Una volta vedete che io ho cucito tutta la parte in questa maniera qui, vado ovviamente a capovolgere in questa maniera, con questa apertura. Allora andate a misurare, se vi dovesse piacere un'apertura, diciamo uno scollo un po' più accollato, basterà fare dei giri di maglia alta qui sullo scollo. Allora mia figlia non lo preferisce accollato, quindi io personalmente per ora lo lascio così, ok? Però diciamo che una lavorazione così in tondo, anche solo un paio di giri, può essere ottima per non fare allargare troppo la lavorazione. Però diciamo che indossata, come avete visto, questa apertura va più che bene, però ovviamente è opzionale. Quindi vedete, è semplice la lavorazione, quindi sembrerà un semplice rettangolo, ma indossato avrà proprio la forma di una mantella. Quindi andate a realizzare la vostra versione, che può essere con questo filato o con un altro filato. Se vi fa piacere farmi vedere le vostre creazioni, iscrivetevi al gruppo Facebook di Le Amiche di Rosa Parlato YouTube. Nel box informazioni trovate il link, anche il link. Io vi saluto, al prossimo tutorial.